Welcome to the Quantum Gravity channel. In questo video rispondiamo ad alcune domande che avete lasciato tra i commenti ai video precedenti e facciamo degli altri commenti e osservazioni a margine. Ho segnato alcuni argomenti in questa lista. Uno, l'energia oscura, poi abbiamo proprietà varie dell'entanglement, il gatto di Schrödinger, alcuni commenti sulle idee di Nietzsche, la teoria dei multiversi, cosa succede della meccanica quantistica a scale macroscopiche, qual è la nuvola associata a una particella fake e delle invenzioni che volendo sarebbero realizzabili già oggi. Non so se possono avere degli interessi, poi qualcuno ai commenti mi può dire se comprerebbe dei prodotti come quelli che sono descritti qui o dei prodotti simili che può suggerire delle varianti di quelli di cui parleremo. Cominciamo dall'energia oscura. L'energia oscura mi è stata chiesta in un commento ai video che faccio sulla fisica quantistica per tutti ed è un argomento di cui non era in programma parlare perché ha poco di quantistico, almeno oggi. Quindi spieghiamo brevemente che cos'è. È l'energia del vuoto. Quasi tutto l'universo è vuoto, c'è il vuoto tra un pianeta e l'altro, tra una galassia e l'altra, è pieno di vuoto, se volete, l'universo. L'atomo è quasi tutto vuoto, c'è una particella al centro, una nuvola sparpagliata in giro che ha una piccolissima massa, l'elettrone, 2000 volte più piccola della massa della particella al centro, e anche quello è vuoto. Quindi la materia è una parte piccola dell'universo e la materia conta molto più del vuoto ovviamente, però se nel vuoto c'è anche un'energia piccolissima, diluitissima, è chiaro che sommando quell'energia piccola in tutto l'universo possiamo trovare anche un totale molto grande. Ecco, l'energia oscura è quello ed è un'energia totale che è più grande dell'energia rappresentata da tutte le masse della materia che esiste nell'universo. Tuttavia è grande soltanto perché è sparpagliata ovunque e ripeto, nonostante che in ogni spazio limitato sia piccolissima perché è molto diluita, il totale è comunque importante. Questa energia oscura può essere descritta da un termine aggiuntivo alle equazioni della relatività generale, un termine che aveva previsto lo stesso Einstein, e nonostante che nella teoria di Einstein si possa aggiungere come no, nella gravità quantistica si deve aggiungere per forza, e questo termine spiega tra le altre cose anche l'energia oscura. Che impatto ha sulla nostra vita? Nessuno, e non ce ne avrà per molto tempo a venire. Ci spiega comunque perché oggi l'universo si sta espandendo sempre più rapidamente. L'espansione dell'universo potrebbe rallentare o aumentare col passare del tempo, aumenta, è un fatto, ed è spiegato da questa particolare forma di energia che viene chiamata in questo modo, ma che in realtà, come dicevamo prima, può essere descritta da un termine costante aggiunto a una formula. Questo è un argomento di cui non mi interessa parlare perché è fisica orizzontale, cioè se non era questo era qualcos'altro. Non trovo niente di interessante nel raccontare qualcosa che avrebbe potuto essere diversamente senza sconvolgerci, perché si tratta un po' di fare una narrazione come un romanzo, usare la fisica per intrattenere, oppure usare gli effetti speciali come chi parla sempre dei buchi neri e di tante cose che sono interessanti come curiosità,
Però ripeto, sono di quelle cose che potevano essere diversamente senza cambiarmi nulla. E non dico dell'impatto sulla vita quotidiana, ma dico senza cambiarmi nulla nella comprensione dell'universo stesso. La meccanica quantistica, come cerco di spiegare nei video che faccio, sconvolge. E me ne sono accorto anche nell'ultimo video quando ho parlato di entanglement. Nell'entanglement avevo spiegato che un atomo, o meglio la nuvola associata all'atomo quando non esiste perché è libero tra una osservazione e l'altra, può essere tagliato come la marmellata. Per esempio, sotto certe condizioni, se lo facciamo passare attraverso un campo magnetico, la nuvola viene divisa in due. Queste due nuvolette possono essere allontanate quanto vogliamo, anche chilometri e chilometri, anche fino all'altro capo dell'universo, e poi rimangono sempre correlate, si dice entangled, per cui qualunque cosa succeda sull'una si riverbera istantaneamente sull'altra, lo sa subito anche l'altra. Ecco, questa cosa qui ha un po' sconvolto chi ascoltava, perché vi sta dicendo sostanzialmente che nel mondo virtuale c'è una libertà tale da poter superare qualunque vincolo, cioè non c'è nessun vincolo. In questo caso la velocità della luce, che è la velocità massima con la quale possiamo trasmettere dei segnali, non vincola affatto la realtà virtuale. E quindi se un rivelatore che interagisce con la nuvola nella zona A ci rivela la particella in quei paraggi, automaticamente, istantaneamente, questo lo sa anche la nuvola della zona B, che istantaneamente sparisce. E pertanto se un osservatore nella zona B cercherà successivamente la particella in quella zona, non la troverà con probabilità 1. Questa è una biforcazione, come vedete. La biforcazione quantistica è il fenomeno tipico della meccanica quantistica in cui avete un input e due output possibili e non potete prevedere quale sarà l'output. Non lo potete fare e nessuno lo può prevedere o nessuno lo può forzare. È creato nell'evento stesso, è quindi come lanciare la monetina, una testa o croce, un getto di dadi. Tuttavia, quando avviene l'osservazione, per esempio in A, non potete usare l'informazione per vincere scommesse facili. Supponete che in A, con un rivelatore, venga rivelata la particella e quindi voi che siete in A sapete automaticamente che in B non c'è più nulla, sparito tutto. E quindi chi fa l'osservazione in B non troverà nulla e voi lo sapete. In B però non lo sanno ancora. Quindi chi fa l'osservazione in B non sa che di là non c'è nessuna nuvola e che se lui ci mette un rivelatore non osserverà niente. Per lui è come se non fosse avvenuto ancora nulla, perché non sa quello che è successo nella zona A. E quindi per lui la probabilità è ancora 50-50. Per A invece la probabilità è 100% di non trovare nulla. Il punto è che A e B sono molto lontani e A di questa informazione non se ne fa nulla, non se ne può fare nulla, a meno che non la trasmetta a B. Ma per trasmetterla, quell'informazione deve usare canali di informazione reali, non virtuali, quindi un'email per esempio, che viaggia al massimo alla velocità della luce. Pertanto non è possibile fare viaggiare questa informazione a velocità maggiore di quella della luce. Viaggia una specie di informazione virtuale a velocità maggiore di quella della luce istantanea, ma il mondo reale, fatto di A e B, non lo può sfruttare questo per fare viaggiare una informazione reale. Come capite, questo vi spiega che il mondo reale è estremamente vincolato e il mondo virtuale è libero, totalmente libero, non ha nessun vincolo.
è la libertà è la creatività di poter andare a destra e a sinistra, o anzi prendere due strade contemporaneamente, perché l'atomo è uno solo, ma sta prendendo due o più strade contemporaneamente, nessuno glielo può impedire. Quando interagisce con un rivelatore, come per esempio quello in A, il rivelatore lo può costringere all'esistenza in A, se si materializza in A, oppure costringere a non esistere più in A e negargli la possibilità di materializzarsi in A. Quando insomma un rivelatore, un oggetto macroscopico, interagisce con una nuvola, succede qualcosa che si riverbera anche sull'altra, è qualcosa di definitivo, qualcosa che toglie libertà all'atomo stesso e lo costringe a materializzarsi lì nel rivelatore in A, oppure lo costringe a confinarsi, diciamo, completamente e necessariamente nella zona B. Questo lo priva della libertà. State capendo quello che sto dicendo? Sto dicendo che l'esistenza priva della libertà. Nel momento stesso in cui esiste, non è più libero, mentre prima era libero. Così libero da non avere nemmeno il vincolo della velocità della luce. Pertanto, che cos'è quella che noi chiamiamo realtà? La realtà è il bordo della virtualità. Quindi immaginate il mondo come fatto di virtualità, e nella quasi totalità è virtuale. Il bordo, il confine della virtualità, è quello che noi chiamiamo il mondo reale. Quel mondo reale nel quale la libertà del mondo virtuale viene persa. E quindi, per esempio, se torniamo al nostro caso di questo atomo che viene diviso in due, tra virgolette, cioè la cui nuvola viene divisa in due, capiamo benissimo che finché siamo in questa fase, cioè nel mondo virtuale, la libertà di questo atomo è grandissima, non è soggetta alla nuvola, ai vincoli come la velocità della luce, è ubiquo, la nuvola è ubiqua, può essere in due posti nello stesso tempo, può essere ovunque in realtà, perché in realtà è ovunque, ma nel momento in cui interagisce con un oggetto macroscopico, viene privata della libertà e viene costretta ad esistere o a non esistere. E quindi il dubbio amletico essere o non essere è qualcosa che riguarda soltanto la realtà, ma non la virtualità, perché tra essere e non essere c'è una terza via, che è quella della libertà dell'atomo nella fase, o di qualunque particella, nella fase in cui è questa nuvola, in cui è virtuale. È virtuale, vi accorgete anche voi che sto usando le parole del vocabolario in una maniera che può essere autocontradittoria, perché ciò che è virtuale non è. Questo sconvolge, questo è la meccanica quantistica. Niente di tutto questo può venire da quei fenomeni, quelle curiosità che potevano essere in un modo come potevano essere in un altro. E questi sono gli argomenti che io voglio trattare, perché questi argomenti non vengono mai trattati, e non vengono mai trattati in questo modo. Dovete sapere che le proprietà della meccanica quantistica non vengono insegnate a nessuno, tranne gli studenti di fisica a partire dal terzo anno in poi. Altri corsi di laurea le insegnano in maniera non profonda, diciamo così. Eppure capite anche voi che le proprietà della meccanica quantistica possono essere divulgate senza nessuna pesantezza matematica, senza la necessità di entrare in formalismi che possono essere seguiti solo da esperti. Ma capite anche che queste cose sono così importanti da sconvolgere la nostra comprensione del mondo. E se sconvolgono la nostra comprensione del mondo, possono portarci a
comportarci in modo diverso anche nella vita quotidiana, così come una religione, parlando di ciò che è il mondo e dell'universo, ha per alcune persone impatto sulle decisioni che puoi prendere nella vita quotidiana, sui suoi comportamenti. Com'è possibile oggi, nel XX secolo, non essere informati di queste proprietà? Com'è possibile continuare a credere che il mondo intorno a noi sia un mondo delle cause e di effetti, di queste narrazioni facili che hanno in realtà costituito la maggior parte del pensiero filosofico di tutta la storia dell'umanità? Se voi ci pensate un attimo, sapendo che cosa è il mondo, e a livello quantistico adesso cominciamo a capire che cos'è, quasi tutte le lucubrazioni dei filosofi della storia di 2000 anni sono da buttare, sono dell'ingenuità al confronto. Quasi tutta la cultura umana ci fa una pessima figura, tranne Nietzsche, che, come ho spiegato in un altro ciclo di video, aveva avuto delle ottime intuizioni, e una persona mi ha chiesto se la teoria di Nietzsche si riferiva all'eterno ritorno è stata scientificamente confutata. No, la teoria di Nietzsche non è stata scientificamente confutata, anzi l'idea dell'eterno ritorno è una possibilità compatibile con la meccanica quantistica. Mi è stato chiesto se l'osservatore in B, nel caso dell'entanglement, può ricevere le informazioni sincronizzando gli orologi. No, non è possibile, perché anche se i due osservatori A e B hanno orologi sincronizzati, si mettono d'accordo prima sul momento in cui A farà la sua osservazione, B saprà soltanto che l'osservazione in A è avvenuta, però non saprà il risultato di quell'osservazione, non saprà se avrà visto l'atomo o no. L'altra domanda o diciamo commento a margine riguarda il gatto di Schrödinger. È un altro argomento di cui non mi piace parlare, perché è un argomento fuorviante, in quanto non è possibile fare quello che pensava Schrödinger con un gatto o con un oggetto macroscopico, ma sostanzialmente si può tornare in quel caso al nostro esempio dell'atomo che viene diviso in due, la cui nuvola viene divisa in due. Vediamo un po' in che cosa consiste il gatto di Schrödinger. Allora, voi supponete di avere una scatola chiusa e opaca e mettete il vostro gatto all'interno. Il gatto all'inizio è vivo, non ci mettete un gatto già morto. Supponete che in un lato della scatola ci sia un certo marchingegno che funziona quantisticamente e, come prima, funziona grazie a una biforcazione. Cioè vuol dire che, per esempio, un atomo in un campo magnetico può andare a destra o a sinistra e solo lui decide che cosa fare. Destra o sinistra, atomo. Supponete che quando l'atomo va a destra, un secondo marchingegno viene azionato e rilascia del gas nella scatola che uccide il gatto. Poi supponete che invece quando l'atomo finisce a sinistra non succede niente e la scatola non viene riempita di gas. La domanda di Schrödinger è la seguente. Sono 3 domande. 2 hanno risposte ovvie e una ha una risposta meno ovvia. Allora, la scatola è ancora chiusa, il gatto, quello che ne resta, è al suo interno, io non lo posso vedere, ho premuto
il pulsante di questo marchingegno, un atomo ha quindi deciso di andare a destra o a sinistra. Se è andato a destra è stato rilasciato del gas nella scatola che presumibilmente ha ucciso il gatto, se è andato a sinistra non è stato rilasciato nessun gas e quindi il gatto è presumibilmente ancora vivo. Prima domanda: posso dire che il gatto dentro è vivo? Ovviamente no, perché non sto guardando l'interno, la scatola è chiusa. Seconda domanda: posso dire che il gatto all'interno è morto? Sicuramente non posso dirlo perché non sto guardando quello che c'è dentro. Terza domanda, cruciale: posso però almeno dire che il gatto o è vivo o è morto? Tertium non datur. Posso dire questo? La risposta della meccanica quantistica è no, perché non è vero. E la ragione è che il gatto non è né vivo né morto, ma è entrato in una sovrapposizione di stati, lo stato di gatto vivo e lo stato di gatto morto. E soltanto quando noi apriamo la scatola, cioè l'osservatore apre la scatola e va a vedere cosa è successo, soltanto allora si compie l'evento e succede. E quello è l'evento, quindi a quel punto quando noi apriamo vedremo soltanto una delle due possibilità: un gatto vivo oppure un gatto morto. Chi è stato a ucciderlo, quando è stato ucciso, sono tutte domande che non hanno il minimo senso. Però non mi piace questo racconto di Schrödinger del gatto, perché il gatto è macroscopico e non è possibile immaginare che davvero sia in sovrapposizione di due stati, vivo o morto, un oggetto macroscopico o un gatto o un essere vivente in una sovrapposizione di stati di entanglement non ci può stare. Vedremo dopo perché. Ok? E quindi preferisco spiegare questa cosa come l'ho spiegata qui. Cioè, partite da un atomo. Questo atomo entra in un campo magnetico. Se le cose sono fatte in un certo modo, la sua nuvola si divide in due e a questo punto l'atomo è ubiquo. Quindi vuol dire che entra in una sovrapposizione di stati, ma invece che essere lo stato atomo vivo, atomo morto, come il gatto di Schrödinger, che non ha senso per un atomo perché un atomo è sempre vivo, se volete, è sempre libero tranne quando comincia ad esistere ed è privato della sua libertà. Noi possiamo dire che l'atomo, o meglio la sua nuvola, è in una sovrapposizione di stati e i due stati sono atomo in A, atomo in B, cioè le possibili posizioni che può assumere l'atomo una volta che io vado a cercarlo. E quindi possiamo rifare la domanda di Schrödinger esattamente allo stesso modo, ma stavolta in modo corretto, per un sistema fisico che ha veramente senso, e queste cose, questi esperimenti si possono fare e vengono fatti. E la domanda è questa: se io non ho ancora aperto la scatola, cioè io non ho ancora messo dei rivelatori per andare a vedere dov'è l'atomo, se è in A o in B, posso dire che l'atomo è in A? Ovviamente no. Posso dire che è in B? Ovviamente no. Posso dire tertium non datur, che se non è in A è in B e se non è in B è in A? Almeno questo? Posso dire almeno questo? La risposta è no. Assolutamente no. Perché l'atomo non esiste. Oppure si può dire che è in una sovrapposizione di stati, cioè una nuvola che è in una sovrapposizione di stati. Entangled. Anche la stessa nuvola la si può descrivere come una sovrapposizione di stati. Posso dire che una nuvola, essendo estesa, è una sovrapposizione di stati corrispondenti a atomo qui, atomo qui, atomo qui, atomo qui. Anche qui era una sovrapposizione di stati. Ciascuna parte della nuvola è entangled,
cioè in correlazione con tutte le altre. Queste sono cose che posso dire, sono utili per la mia descrizione della realtà. Sicuramente non posso dire che l'atomo o è in A o in B. E perché vi posso affermare con una tale sicurezza che non lo posso dire? E uno dice, ma io lo dico lo stesso, tanto non c'è un esperimento che mi possa smentire. E invece l'esperimento c'è. E questo è il motivo per cui non lo posso dire, e questo è il motivo per cui io vi posso dire con certezza che non lo potete dire. Quell'esperimento c'è. Cioè, se voi cominciate a pretendere di dire cose come queste, la questione è stata studiata per molto molto tempo e alla fine si è trovata la soluzione. Se voi pretendete di dire cose come queste, che l'atomo, mentre non lo osservate, comunque c'è ed è da qualche parte, o in A o in B, esiste comunque ed è da qualche parte, pensando di non poter essere smentiti, bene sappiate che sarete smentiti, perché questa semplice presunzione poi porta a delle conseguenze fisiche osservabili, smentite dagli esperimenti. Non in questo caso qui, ma ne posso pensare altri un po' più sofisticati. Ovviamente basta che combini questo tipo di esperimenti uno con l'altro per trovare delle cose assurde. Perché? Perché questa semplice idea che l'atomo sia non libero anche nella sua fase virtuale e che quindi esista da qualche parte, fa sì, proprio perché io lo sto vincolando, sto pensando che sia vincolato anche quando in realtà è libero, fa sì poi che tutti i risultati delle predizioni fisiche siano vincolati e sono vincolati ad obbedire alle famose disuguaglianze di Bell. Quindi ci sono dei vincoli, se voi osate pensare una cosa del genere, e non è sorprendente che ci siano. E quindi se le predizioni fisiche che seguono da questo tipo di presunzione soddisfano dei vincoli, basta vedere se nella natura quei vincoli sono sempre soddisfatti o no, perché se la meccanica quantistica riesce a raggirarli, vuol dire che non si può immaginare che l'atomo esista qui o là anche quando non lo si sta osservando. Ebbene, quindi basta fare questi esperimenti e andare a vedere se la meccanica quantistica è in grado di violare o meno queste disuguaglianze. E la risposta è che è in grado di violarle tranquillamente. Torniamo quindi alla nostra lista e vediamo se possiamo fare in tempo per oggi a parlare di qualcos'altro. La teoria dei multiversi, ne parleremo un'altra volta. La meccanica quantistica a scale macroscopiche, sì, questa la possiamo dire subito perché. E qual è il problema delle scale macroscopiche? Perché l'esperimento del gatto di Schrödinger non può funzionare veramente con un gatto, cioè con un oggetto macroscopico. Perché se voi prendete una massa tipica di qualcosa che sta intorno a noi, quindi una massa di 1 grammo per esempio, prendiamola piccola e le cose peggiorano se la prendiamo più grande. Questa è una massa molto ma molto più grande di quella di una particella elementare. Quindi, siccome vi ricordate che la nuvola di una particella elementare ha una estensione, un'indeterminazione che è uguale delta x a 1 diviso la massa, bene, una massa di 1 grammo, per esempio una particella di pulviscolo, potete dire qual è l'estensione della sua nuvola. È un numero così piccolo, ma così piccolo, non me lo ricordo nemmeno, lo potete trovare tra le risposte che ho dato nei commenti di YouTube, comunque è meno di 1 miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di centimetro. Ho detto la parola miliardesimo 4 volte. Cioè è una distanza che è molto più piccola delle dimensioni dello stesso pulviscolo. Molto più piccola. Pertanto questa indeterminazione
l'entanglement, l'auto-entanglement, se volete, di queste parti di una nuvola è molto più piccola dell'oggetto stesso, di quello che possiamo immaginarci noi. Tra l'altro è molto più piccola questa distanza che ho appena detto, è molto più piccola delle più piccole distanze mai misurate. Non si possono misurare nemmeno distanze così piccole. Ma se voi invece vi chiedete qual è la nuvola associata non alla massa di un grammo, ma alla massa di un protone, beh, quella, l'abbiamo detta, è un Fermi, e un Fermi è una distanza che è sufficientemente grande per rendere questi effetti osservabili e importanti in tantissimi esperimenti. È vero che questa distanza tra le due nuvole può essere resa grande quanto vogliamo, anche chilometri, quanto vogliamo appunto, però riuscire a fare questo tipo di operazione di scissione sostanzialmente della nuvola in due parti per un oggetto macroscopico, capite anche voi che è impossibile, visto che la stessa nuvola di un oggetto macroscopico ha una estensione, l'abbiamo detto prima, più piccola di un miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di centimetro. Cosa volete scindere? Sono distanze più piccole delle più piccole distanze mai misurate. È chiaro che non ce la fate. Pertanto non esiste nessuna forma di entanglement a questo livello e non è possibile immaginare un esperimento come quello del gatto di Schrödinger. Quindi l'uso del gatto lì dentro è una coloritura dell'esperimento che è buona per attrarre attenzione, ma se uno la pensa veramente così viene ingannato, perché alla fine può essere addirittura fuorviante. Un altro argomento di cui volevo parlare per concludere sono un paio di invenzioni che mi potete dire se vi interessano o meno. Siccome si possono realizzare tranquillamente a livello quantistico le biforcazioni e quindi il testa o croce assoluto, come appunto quando l'atomo decide se andare a destra o a sinistra passando attraverso un campo magnetico oppure ogni volta che incontra un certo tipo di ostacolo, e soltanto lui determina, si determina, se volete, non è lui perché non c'è un lui, determina il risultato. Diciamo che un linguaggio necessariamente approssimativo, perché la nostra parola è forgiata dall'ambiente che ci circonda, che è lontanissimo dai fenomeni quantistici e quindi è fuorviante essa stessa, però immagino che ormai si cominci a rendere chiaro quello che vogliamo dire. Ebbene, l'atomo solo lui decide dove andare e quindi determina il risultato. E pertanto uno si potrebbe chiedere, ma non potrebbe essere interessante, e questo lo chiedo a chi ci sta seguendo perché non ho idea, per esempio una macchinetta del caffè che decide quantisticamente ogni mattina se prepararvi un espresso o un cappuccino, cioè demandare delle decisioni alla natura quantistica e microscopica, sottrarle a se stessi. Nella antichità, e forse anche oggi, si consultavano degli aruspici. Molte persone consultano delle altre persone per avere dei suggerimenti su cosa fare, come comportarsi, o magari anche banalmente quali numeri giocare all'otto. Può essere interessante o no, non lo so, avere uno strumento che demanda questa decisione, invece che demandarla alle stelle, alle congiunzioni astrali, alle carte, alle influenze di qui e alle influenze di là,
demanda le decisioni al mondo microscopico, che poi dove vengono originate veramente tutte quante le decisioni. Perché c'è molta gente che consulta questo tipo di aruspici per prima di decidere? Perché molte decisioni possono essere stressanti, possono essere delle decisioni che comportano delle responsabilità, perché possono avere delle conseguenze sulle vite degli altri o sulla propria. E per scaricare lo stress può essere utile a molte persone demandare la decisione o farsi consigliare a appunto presunte influenze astrali che non esistono, la presunta saggezza di carte che non possono avere saggezza, e avanti di questo passo. Ebbene, qualcun altro potrebbe dire: io voglio invece ricongere questa decisione con l'universo microscopico, primordiale, se volete, la natura primordiale di ciò che vuol dire prendere la decisione. E in una maniera quella appunto garantita dal fenomeno quantistico, che è totalmente libera, e cioè non soggetta a nessun tipo di influenza. Non può essere quindi influenzata da me, non posso in questo modo dire di essermi fatto influenzare, non posso essere influenzato da nessuno e non c'è nessun tipo di, ovviamente, influenza astrale o di quelle altre tipi. Tutte queste cose sono cose che si possono realizzare anche oggi. Non mi è ben chiaro appunto se qualcuno le possa trovare interessanti, però immaginate di vivere in una casa in cui tantissime cose, decisioni della vostra vita quotidiana, tipo il caffè o tipo di caffè che prendete la mattina, il tipo di succo di frutta che berrete a pranzo, il menù e tante altre cose sono demandate a decisioni quantistiche, e quindi rendere un po' più pepata o interessante la vita, rendendo un po' vivi gli oggetti che ci circondano. A livello cinematografico, tutte queste cose di cui parliamo non sono state mai esplorate, anche se sono interessantissime. Io stesso ho scritto una sceneggiatura per un film e c'è stato soltanto un film realizzato in cui si esplorano cose, fenomeni ispirati alla meccanica quantistica, ma non lo menziono perché è talmente brutto, talmente mal riuscito, che non mi sento veramente di fargli pubblicità. Quindi a livello della cinematografia, tutti i fenomeni quantistici che possono ispirare tantissime idee, molte delle quali appunto le posso comunicare anch'io attraverso questi video, questi fenomeni non sono stati esplorati. Alla prossima!